40.000 anni fa, un gigante crollò nel buio di una tormenta siberiana. Il suo cuore si fermò. Il suo respiro si spense. Il freddo estremo cristallizzò le sue cellule, bloccando l'orologio della decomposizione. Pensavamo che fosse la fine. Pensavamo che l'estinzione fosse per sempre. Ma ci sbagliavamo. In questo esatto momento, nei laboratori di una società valutata oltre $1 miliardo, quel gigante sta per svegliarsi. Non stanno scavando ossa. Stanno riavviando un sistema operativo. E il primo esemplare camminerà sulla Terra entro l'anno 2028. Guarda questo filamento. È il DNA estratto dai resti congelati nel permafrost. Non è un fossile di pietra. È informazione pura. È un disco rigido biologico rimasto nel ghiaccio per millenni. Nel 2015 gli scienziati sono riusciti a leggerlo tutto. Hanno scaricato l'intero genoma del mammut lanoso. Oltre 3 miliardi di lettere. Ma c'era un problema enorme. Il codice era frammentato, spezzato, degradato dal tempo. Immagina di trovare un'enciclopedia di 3.000 volumi passati in un tritadocumenti. Come fai a rimetterla insieme? Ti serve un manuale di istruzioni. Ti serve un parente in vita. Ed è qui che entra in gioco l'elefante asiatico. Quando i genetisti hanno confrontato il codice frammentato del mammut con quello dell'elefante asiatico, hanno fatto una scoperta che ha cambiato le regole del gioco. I due codici coincidevano per il 99,6%. Sono quasi identici. La differenza tra l'elefante che vedi oggi negli zoo e il gigante dei ghiacci è minuscola. Parliamo di circa 14 milioni di differenze genetiche su 3 miliardi, o circa 1,4 milioni di varianti specifiche. 14 milioni di piccoli interruttori che separano la sopravvivenza ai tropici dalla sopravvivenza a meno 40 gradi. Ma come si fa a premere quegli interruttori? I ricercatori non devono riscrivere l'intero libro, devono solo correggere alcuni paragrafi. Ne hanno individuati 65. 65 geni chiave che trasformano un elefante in un mammut. Geni che codificano per un mantello spesso e lanoso. Geni per orecchie piccole che non disperdono il calore. Geni per uno spesso strato di grasso isolante. E soprattutto geni per un'emoglobina speciale, capace di trasportare ossigeno anche quando il sangue è gelido. Se riesci a prendere il DNA di un elefante e a modificare solo questi 65 geni, non hai più un elefante. Hai un mammut. Ma l'editing genetico di queste proporzioni sembrava fantascienza. Almeno fino a poco fa. Per fare questo lavoro di precisione, la natura ci ha fornito lo strumento perfetto. Si chiama CRISPR. Immagina un nanorobot, un bisturi molecolare capace di navigare nell'oceano oscuro del nucleo cellulare, trovare una specifica sequenza di lettere tra miliardi, tagliare il DNA dell'elefante e incollare al suo posto il DNA del mammut. Già nel 2017 gli scienziati di Harvard avevano effettuato 45 modifiche genetiche in singole cellule. Stanno letteralmente scrivendo il passato nel presente. Ma c'è un problema gigantesco. Avere il manuale di istruzioni corretto non serve a nulla se non hai una fabbrica per costruire la macchina. Fermati un attimo. Pensa a come nasce un animale. Hai bisogno di un ovocita, una cellula uovo. Ma gli elefanti asiatici sono una specie in via di estinzione. Non puoi semplicemente prelevare migliaia di ovociti da femmine selvatiche per fare esperimenti. Sarebbe un disastro etico ed ecologico. Per anni, questo è stato il muro insormontabile della de-estinzione. Avevamo il codice, avevamo il bisturi, ma non avevamo la tela su cui dipingere. Serviva un miracolo biologico. Serviva la capacità di prendere una normale cellula della pelle di un elefante e farle dimenticare cosa fosse.
farla tornare indietro nel tempo. Marzo 2024. Il momento in cui tutto è cambiato. I laboratori di Colossal Biosciences annunciano l'impossibile. Sono riusciti a creare cellule staminali pluripotenti indotte dall'elefante. Cosa significa? Hanno preso cellule adulte, hanno iniettato un cocktail chimico e ne hanno azzerato la memoria. Le hanno riportate allo stato embrionale. Da questa cellula zero, ora, possono creare qualsiasi tessuto: sangue, ossa, muscoli. E soprattutto, possono creare ovociti in laboratorio, senza mai toccare un elefante vivo. È la chiave di volta. Il cancello della fabbrica della vita è stato appena spalancato. Ma l'editing genetico funziona davvero in un organismo vivo? Nel 2025 il mondo ha avuto la sua risposta. I ricercatori non hanno creato subito un elefante. Hanno iniziato in piccolo. Hanno inserito i geni del mammut in embrioni di topo. Il risultato ha sconvolto la comunità scientifica. Sono nati topi con una pelliccia lanosa, densa, color marrone dorato. Topi con baffi ricciuti e una resistenza straordinaria al freddo. Non era più teoria su un computer. La biologia aveva risposto. I geni antichi, sopiti per 40.000 anni, si erano risvegliati e stavano funzionando perfettamente in un corpo moderno. Il software antico girava su un hardware nuovo. Eppure, mancava ancora un pezzo del puzzle. Sapere quali geni ha un mammut non ti dice come e quando questi geni venivano accesi o spenti durante la sua vita. Per questo serviva l'RNA. Ma l'RNA è incredibilmente fragile. Sopravvive a malapena per qualche giorno dopo la morte. O almeno così credevamo. Fine 2025. Da un cucciolo di mammut chiamato Yuka, rimasto sepolto nel permafrost siberiano, gli scienziati hanno estratto molecole di RNA intatte. RNA di 40.000 anni fa. È stato come trovare un video di sorveglianza in una casa abbandonata da millenni. Quell'RNA ha rivelato segreti che il DNA da solo non poteva mostrare. Ha mostrato esattamente quali geni muscolari erano attivi nelle zampe di Yuka. Ha rivelato molecole di microRNA mai viste in nessuna specie vivente oggi, uniche per la regolazione termica dei mammut. Ora non abbiamo solo il codice, abbiamo il manuale di esecuzione. Sappiamo con quale intensità il corpo del mammut pompava l'antigelo naturale nel suo sangue. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea. Perché stiamo spendendo centinaia di milioni di dollari per resuscitare un gigante peloso? La risposta ti terrorizzerà. Non lo stiamo facendo per i musei. Immagina un ecosistema vasto dalla Francia fino al Canada. 5,5 milioni di chilometri quadrati. Questa era la steppa dei mammut, il più grande ecosistema terrestre mai esistito. Non era una tundra desolata. Era una prateria rigogliosa, mantenuta viva da milioni di grandi erbivori. I mammut erano gli ingegneri di questo mondo. Abbattendo gli alberi, calpestando il suolo, fertilizzando la terra, mantenevano l'equilibrio. Ma quando gli umani li hanno cacciati fino all'estinzione, l'ecosistema è collassato. Gli alberi e gli arbusti hanno preso il sopravvento e il terreno ha iniziato a cambiare. Ecco il paradosso. Durante l'inverno siberiano, la neve agisce come una coperta isolante. Mantiene il suolo sottostante relativamente caldo. Ma i mammut, per cercare cibo, raspavano via questa neve e la calpestavano. Questo permetteva all'aria artica, a meno 40 gradi, di penetrare in profondità nel terreno, congelandolo. Mantenevano il permafrost permanente. Senza di loro la neve si accumula, il terreno si scalda dal basso verso l'alto e oggi, con il riscaldamento globale, il permafrost si sta sciogliendo a una velocità terrificante. E non è solo ghiaccio che si scioglie, è una prigione che si apre. Sotto quel ghiaccio
ci sono miliardi di tonnellate di materia organica morta, piante e animali congelati da millenni. Quando il permafrost si scioglie, i microbi si risvegliano e iniziano a divorare questa materia. Il risultato? Rilasciano metano, un gas serra 80 volte più potente dell'anidride carbonica. Se il permafrost artico collassa, rilascerà più gas serra di tutte le industrie umane messe insieme. È una bomba a orologeria climatica. E gli scienziati credono che reintrodurre mandrie di mammut ibridi possa rigenerare la steppa, ricompattare la neve, abbassare le temperature del suolo e disinnescare questa bomba. Ma fermati a pensare. Anche se la scienza ci permette di farlo, abbiamo il diritto di farlo? I mammut erano creature sociali, intelligenti, con legami familiari profondi, esattamente come gli elefanti. Creare un singolo esemplare in un laboratorio, senza una madre della sua stessa specie, senza un branco che gli insegni come sopravvivere, è un atto di superbia. E dove vivranno? L'habitat naturale è drasticamente ridotto. Alcuni sostengono che le enormi risorse spese per la de-estinzione dovrebbero essere usate per salvare le specie che stanno scomparendo oggi, prima che diventino solo codici in un computer. Eppure, il motore si è avviato e non si fermerà. L'obiettivo ufficiale è l'anno 2028. Manca pochissimo. Il piano prevede di fondere il nucleo cellulare modificato con un ovocita creato in laboratorio e poi impiantarlo in un utero artificiale per evitare rischi agli elefanti asiatici. 22 mesi di gestazione. 22 mesi nel liquido amniotico di una macchina, mentre le istruzioni genetiche di 40.000 anni fa costruiscono ossa, muscoli e pelliccia. Stiamo per assistere a qualcosa che la Terra non ha mai visto nella sua storia di 4 miliardi di anni. L'evoluzione in retromarcia cerca di visualizzare quel momento. Una stanza sterile, dominata dal ronzio dei server e dalle luci dei monitor. All'interno di una sacca artificiale, un groviglio di cellule inizia a organizzarsi. Poi, un impulso elettrico. Il primo battito cardiaco di un mammut dopo centinaia di secoli di silenzio. Quel battito non è solo biologia, è la prova che l'umanità ha trasceso il suo ruolo. Non siamo più solo passeggeri su questo pianeta. Non siamo più solo distruttori. Siamo diventati programmatori della vita stessa. Abbiamo decodificato il linguaggio della creazione e ora stiamo scrivendo il nostro primo romanzo. Se riusciamo a riportare indietro il mammut, cosa ci ferma? La tecnologia CRISPR, le staminali riprogrammate, l'estrazione di RNA antico. Questi strumenti non servono solo per la de-estinzione. Sono la base per curare malattie genetiche incurabili. Sono la chiave per creare organi su misura per i trapianti. Sono la mappa per capire come rallentare l'invecchiamento umano. Il mammut è solo l'ambasciatore di una rivoluzione medica senza precedenti. Risuscitando un gigante del passato, stiamo in realtà costruendo le fondamenta per la sopravvivenza del nostro stesso futuro. Ma questo potere ha un prezzo. Il prezzo è la responsabilità assoluta. Quando modifichi il codice sorgente della natura, ogni errore si propaga attraverso le generazioni. Se una specie è morta perché il mondo è cambiato, riportarla in vita in un mondo ancora più ostile potrebbe essere una crudeltà mascherata da trionfo scientifico. Stiamo giocando a fare gli dei con il codice della vita, ma con la saggezza di bambini che hanno appena scoperto come accendere un fiammifero. Il mammut ci guarderà con i suoi occhi intelligenti e in quegli occhi vedremo riflessa la nostra stessa natura, capaci di miracoli tecnologici, eppure così fragili. Tutto si riduce a questo. Alla disposizione di 4 semplici lettere chimiche
lungo un asse di carbonio, ACGT, quelle stesse lettere che formavano il mammut nel ghiaccio siberiano. Sono le stesse lettere che formano le cellule del tuo cuore in questo istante. Non c'è magia nella vita. C'è solo chimica, tempo e informazione. Un codice che si copia, muta, sopravvive e muore. E per la prima volta da quando l'universo è esploso dal nulla, un pezzo di quel codice ha sviluppato una mente abbastanza complessa da poter leggere, comprendere e riscrivere se stesso. Ogni cellula del tuo corpo è una biblioteca che custodisce 4 miliardi di anni di storia. Sei qui, in questo momento, sopravvissuto a glaciazioni, estinzioni e cataclismi. Non sei un osservatore separato dal cosmo. Sei l'universo che ha imparato a resuscitare i suoi stessi fantasmi. L'estinzione non è più la fine della storia. È solo un errore di sistema in attesa di essere corretto. Io sono Renderium e questa era la resurrezione della polvere,